Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare il piccolo portafoglio portatessere da abbinare alla pochette dello scorso tutorial che avete intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in un filato, io ho scelto il cordino Tie Skinny nella variante panna, esattamente lo stesso dello scorso tutorial, quindi della pochette, lo stesso tipo di stoffa, quindi uno scampolo in stoffa. Lavoro il progetto con un uncinetto 2,5, serviranno poi marcapunti, ago da lana, forbici e naturalmente ago e filo per andare ad incorporare un pezzettino di fodera. Detto questo possiamo passare al tutorial. Il punto di lavorazione di questo progetto è di 4 più 3. Io ho già realizzato una catenella composta da 16 maglie multiplo di 4, alle quali aggiungo 1, 2 e 3. A questo punto con il filo sull'uncinetto entro nella quarta dallo stesso con 3 maglie alte, effettuate tutte quante nella stessa catenella di base. Salto 3 maglie di base, entro nella quarta con una maglia bassissima, 3 catenelle e nella stessa maglia, quindi in questo spazio, entro con 3 maglie alte, tutte all'interno dello stesso spazio, 2 e 3. Salto di nuovo 3 maglie di base, entro nella quarta, maglia bassissima, 3 catenelle e 3 maglie alte. Di nuovo 3 maglie di base saltate, entriamo nella quarta con una maglia bassissima, 3 catenelle e 3 maglie alte, sempre nello stesso spazio, nella stessa maglia di base, 2 e 3. Chiudiamo con una maglia bassissima nella primissima catenella eseguita. Ed ecco la nostra prima riga. Partiamo con la seconda, 3 catenelle, voltiamo il lavoro. Nel primo punto disponibile entriamo con il filo sull'uncinetto per realizzare 3 maglie alte. 1, 2 e 3, tutte nello stesso punto. E da qui iniziamo a lavorare negli archetti, negli spazi creati dalle catenelle che abbiamo lavorato nel giro sottostante. Vedete? Sono abbastanza evidenti. Entriamo nel primo spazio disponibile con una maglia bassissima, 3 catenelle e all'interno dello spazio realizziamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Replichiamo spazio successivo, entriamo, maglia bassissima, 3 catenelle e 3 maglie alte. Spazio successivo, entriamo, maglia bassissima, 3 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Abbiamo l'ultimo spazio nel quale entriamo con una maglia bassissima, concludendo la nostra riga. Ora realizziamo 3 catenelle, voltiamo il lavoro e da qui iniziamo a lavorare esclusivamente negli spazi dei giri sottostanti, sempre realizzando una maglia bassissima, in questo modo, 3 catenelle e 3 maglie alte. Lavoriamo sempre all'interno dello spazio e ci chiudiamo nell'ultimo con una maglia bassissima. Ci alziamo poi con 3 catenelle e continuiamo con la riga successiva.
Io realizzerò un pannellino lungo 21 cm. Naturalmente, anche per quello che riguarda la larghezza del nostro progetto, potrete andare a spaziare in base alle vostre esigenze. Nel mio caso mi occorre un mini portafoglio, quindi dove inserire un paio di carte e qualche contante, da abbinare alla pochette Prada che avete visto nel video precedente. Qualora però voleste una pochettina a mano un pochettino più grande o anche un organizer da borsa, perché no, vi basterà, rispettando sempre il multiplo di 4 più 3, andare ad allungare o ad accorciare il vostro pannello. Lo stesso vale per l'altezza. Nel mio caso, come ripeto, mi allungherò per 21 cm. Arrivata alla conclusione del mio pannellino, vado a pareggiare la parte finale, quindi continuo con una riga un po' particolare per andare proprio a rendere lineare poi la nostra lavorazione. Realizzo 3 catenelle, volto il lavoro. Nel primo punto disponibile realizzo una maglia alta. Nel secondo punto disponibile realizzo una mezza maglia alta e nei 2 punti successivi realizzo 2 maglie basse consecutive, 1 e 2. Mi trovo ora all'archetto che salto a piè pari, quindi non va lavorato assolutamente alcun punto dell'archettino. Filo sull'uncinetto, primo punto disponibile, entro e realizzo una maglia alta. Punto successivo, mezza maglia alta e nei 2 punti immediatamente successivi 2 maglie basse consecutive. Mi trovo di nuovo all'archetto che salto, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto disponibile, maglia alta seguita da una mezza maglia alta seguita da 2 maglie basse consecutive. Filo sull'uncinetto, salto l'archetto, entro nel primo punto utile con una maglia alta, mezza maglia alta e 2 maglie basse consecutive. Chiudo la mia riga nell'archetto con una maglia bassissima. A questo punto realizziamo un giro perimetrale di maglia bassa con una catenella. Io mi marco la catenella per ricordarmi dove ho iniziato il mio giro e inizio costina per costina dove ho le catenelle, vedete? E andando un po' a interpretazione, perché naturalmente stiamo facendo un giro di bordatura che ci servirà poi anche per la cucitura, a realizzare una maglia bassa in ogni punto che mi trovo disponibile. Arrivati all'angolo realizziamo nello stesso 3 maglie basse, tutte nello stesso punto, per consentirci di girare agevolmente il lavoro e continuare poi punto su punto nel lato successivo. Mi raccomando, non tirate troppo la lavorazione, cerchiamo di mantenere una andatura piuttosto morbida con i nostri punti bassi, in modo da non arricciare poi il lavoro e trovarci comodissime poi per la cucitura. Ci vediamo alla fine del nostro perimetro. Arrivati alla fine del nostro giro ci chiudiamo con una maglia bassissima dove abbiamo apposto il nostro marker. Catenella di sicurezza, tagliamo il filo. A questo punto creiamo una piccola fodera tagliando uno scampolo di stoffa che ecceda perimetralmente di circa 1 centimetro il nostro pannello, vedete? E adesso lo andiamo ad incorporare al pannello con l'aiuto di pinze. Pizzichiamo la stoffa proprio per il centimetro che abbiamo lasciato in eccesso e la andiamo a fissare, vedete, a circa mezzo centimetro dal bordo, quindi lasciamo un pezzettino di lavorazione che sporga in modo da poterla poi andare a recuperare con l'ago quando andremo a effettuare la cucitura. Andiamo a foderare in questo modo per tutto il perimetro. Terminata questa operazione ci muniamo di ago e filo
e iniziamo a incorporare la fodera al nostro progetto. Partiamo prendendo una porzione di cordino, inserendoci trasversalmente col nostro ago, in questo modo, e successivamente, eccoci, prendiamo una porzione di stoffa, passando sempre trasversalmente attraverso la stessa, piano piano. Vedete che in questo modo non si vede assolutamente nulla. Andiamo avanti prendendo i punti come ho spiegato, realizzando una cucitura per tutto il perimetro del nostro pannello. Una volta incorporata la nostra fodera, io ho già posto dei marker, perché come avrete visto dall'inizio del video, dalla copertina, questo borsellino avrà una chiusura non chiusura, e quindi ho lasciato 4 cm e ho marcato i punti corrispondenti al 4 cm dall'estremità. A questo punto piego su se stessa la mia mini pochette, vedete, e vado a iniziare la cucitura sul rovescio per creare un minimo di spessore una volta poi voltato sul dritto il mio progetto. Inserisco l'uncinetto sia nel punto da dove mi fuoriesce la codina che in quello che ho marcato e mi porto il filo appresso. Realizzo una catenella e adesso, vedete, voltando il lavoro mi trovo i miei punti corrispondenti uno con l'altro e li vado ad unire in questo modo. Inserisco l'uncinetto nella maglia interna del punto di un pannello e nella maglia interna del punto dell'altro pannello. Prendo quindi le maglie centrali e le chiudo con una maglia bassissima. Punto successivo, replico maglia interna e chiudo con una maglia bassissima. Effettuo questa operazione fino ad arrivare alla fine del mio lavoro, taglio il filo e replico dal lato opposto. Rivoltato il borsellino su se stesso, ecco il risultato. La chiusura, come avrete intravisto, sarà semplicemente strutturata inserendo la patella all'interno del borsellino. Vedete, non fuoriuscirà nulla, ve lo posso assicurare. E poi io ho voluto applicare sul retro una taschina, quindi ho realizzato una mini tasca, un mini pannello con 8 catenelle più 3, ho fatto qualche giro in altezza e adesso con l'ago da lana lo vado ad applicare sul retro del mio borsellino, lasciando aperta la parte superiore proprio a simulare una piccola tasca. Prendo una costina di un punto e una costina del pannello e inizio la mia applicazione. Passo nel punto successivo e mi aggancio anche ad un punto del corpo principale del borsellino, in questo modo, e vado avanti per la mia cuciturina punto su punto. Dopodiché naturalmente faccio un nodino e nascondo i fili. Ecco qua il taschino applicato. È quasi invisibile, naturalmente è stato realizzato con lo stesso punto del borsellino. Eccolo qui, vedete? Perfetto per inserire qualche monetino, il gettone del supermercato, perché no? Questo è il nostro progetto terminato, vi faccio vedere come si presenta all'interno. Foderato di tutto punto, perfetto in dimensioni per contenere appunto qualche contante, una tesserina, lo stretto necessario. La chiusura non chiusura garantisce che non fuoriesca assolutamente nulla una volta capovolto il borsellino, che misura 9 cm per 8. Ve lo faccio vedere in coppia con la bag, super coordinato come vedete, ed anche con la stessa fodera. Inseriamo il nostro borsellino all'interno della pochette, cellulare, qualche altro piccolo accessorio e siamo pronte per andare.
Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Se avete voglia di supportare il canale o semplicemente di offrirmi un caffè, vi invito a cliccare nel cuoricino qui in basso con la scritta grazie per inviare un vostro commento in evidenza. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.